Bentornati sul canale per questo nuovo video dal mio 65esimo paese esplorato. Mi trovo in Bielorussia, che viene definita l'ultima dittatura in Europa, e oggi ne scopriremo il motivo. Oggi visiterò la città di Brest e ci sarà modo di vedere cose molto sovietiche, prendere la neve, vivere tradizioni senza tempo, ma anche di passeggiare per vie tenute perfettamente, che potrebbero essere quelle di Vienna. Dall'ottobre 2024 non c'è più bisogno del visto per entrare in Bielorussia, quindi io e Marco abbiamo deciso di approfittarne. Ma armatevi di tantissima pazienza perché i controlli saranno molto lunghi. Meglio per voi perché avrete modo di godervi questo video. Mi raccomando di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per non perdervi tutti i miei prossimi contenuti dalla Bielorussia, ma non solo. Carissimi, buonasera dalla stazione di Varsavia. È mezzanotte e mezza, siamo alla stazione degli autobus e abbiamo 4 ore di attesa per il nostro bellissimo pullman verso Brest. Sono le 5 e mezza e dovevamo partire un'ora fa. Il nostro autobus ha un ritardo di ben 4 ore. Mi è arrivata una mail perché è stato fermato al confine, quindi non molto bene, siamo qua da tutta la notte in stazione e speriamo che arrivi il nostro autobus e che almeno il nostro viaggio vada più o meno liscio. Alla fine abbiamo dovuto far cambio autobus praticamente, perché il nostro sarebbe arrivato in teoria alle 9:30, quindi con 5 ore di ritardo, e quindi abbiamo preso un altro autobus prendendolo direttamente in stazione. Carissimi, buonasera da Brest. Siamo finalmente arrivati nel nostro ostello, che è una posizione un po' particolare. È praticamente sui binari, quindi da una parte è comodo perché è vicino alla stazione, dall'altra è un po' strano. E anche l'interno non è che sia proprio il massimo, molto minimal. Però, a parte questo, siamo sconvolti, veramente stanchissimi. Ci abbiamo messo, pensate, 8 ore in tutto di solo autobus, quindi per lo più per colpa dei controlli alla frontiera, ma oltre a questo, prima delle 8 ore noi siamo stati svegli tantissime ore, tutta la notte, e quindi siamo veramente stanchissimi. Ci siamo riposati un attimo qua in ostello, adesso andiamo a fare proprio 2 passi, mentre tra l'altro, guardate, c'è una bufera di neve. Andiamo a fare 2 passi e andiamo a mangiare qualcosina. Comunque, per spiegarvi un attimo meglio cosa è successo, praticamente l'autobus delle 4:25 che dovevamo prendere non è mai partito praticamente. Mi continuavano ad arrivare mail di ritardo su ritardo e quindi ne abbiamo preso uno alle 7 e quello delle 7 è stato fermo 5 ore in frontiera. 3 ore di viaggio, 5 ore di stop in frontiera, quindi non il massimo. Comunque siamo già passati dalla stazione, abbiamo già fatto il biglietto del treno per domani perché ci sposteremo, però questo ritardo ci ha costretto a cambiare un attimo i piani. Infatti abbiamo cancellato l'ultima tappa del viaggio, cioè la città di Vitebsk, che è una città vicina al confine russo. È un peccato, però era proprio imprevedibile un ritardo del genere. Si sa che ogni tanto capita e purtroppo non siamo stati fortunati. La Repubblica di Bielorussia confina con Russia, Lituania, Lettonia, Ucraina e Polonia. Noi abbiamo deciso di entrare proprio dalla Polonia e di uscire dalla Lituania. Visto che Minsk dista 550 km da Varsavia, la tappa più ovvia era appunto la città di Brest, che si trova sul confine. Per quanto riguarda i controlli, ci hanno controllato passaporti, bagagli, il telefono, anche se molto superficialmente, e fatto qualche domanda. A me hanno chiesto come mai ero stato in Moldavia e se avessi intenzione di andare in Ucraina. Ovviamente io ho risposto di no, anche se non è vero. Oltre a chiedermi il lavoro e se facevo il blogger. Poi mi hanno chiesto quanti soldi in contanti avessi, visto che devi dimostrare di averne abbastanza per sopravvivere nel paese, ma non hanno controllato l'assicurazione, anche se è obbligatoria. Noi siamo stati nel paese meno di 10 giorni, quindi non abbiamo dovuto registrare le notti, cosa che
A volte fanno le strutture, soprattutto se hotel, e altre volte dovete far voi, ma appunto solo se rimanete più di 10 giorni. Dati tutti questi controlli lunghi ma tranquilli, più una povera signora che è svenuta, abbiamo accumulato un ritardo di 5 ore e siamo arrivati alle 16. Dopo queste premesse torniamo al viaggio. Prima vi ho detto del treno, i treni si possono prenotare anche su rw.by, ma noi volevamo essere sicuri degli orari, mentre gli autobus a lunga percorrenza potete trovarli o nelle stazioni o su infobus.by. Mentre per gli hotel vi consiglio di usare il sito Zen Hotels. Questo murales rappresenta una particolarità della città, infatti il signore a sinistra che accende i lampioni ancora oggi lo fa. Dopo aver fatto il check-in ci facciamo un giro serale per la città. La Bielorussia è l'unico stato europeo con la pena di morte ed è considerata l'ultima dittatura europea, nonostante sia una repubblica presidenziale. Il motivo? Risiede in Lukashenko, il cosiddetto padre della nazione e protettore dell'unità nazionale, come si definisce lui stesso. Lukashenko è al potere dal 1994. Dal 1996 ha cambiato 3 volte la Costituzione, aumentando i suoi poteri. Oltre a questo, con gli anni i media sono stati sempre più controllati e silenziati e l'opposizione si è dimezzata, visto che da una parte ci sono vari partiti ombra di Lukashenko e dall'altra molti oppositori sono stati uccisi. E questo è solo un piccolo sunto della politica degli ultimi 30 anni. Per quanto riguarda Brest, invece, ad un primo sguardo sembra subito molto curata, pulita e, nonostante il cielo plumbeo, colorata. Ecco, a proposito di meteo, insomma, metà aprile sotto zero e tantissimo vento, non il massimo, insomma. Brest è una delle città più antiche e più popolose del paese, ha 350.000 abitanti, che non sono pochi, ma per alcune cose sembra un paesino. Per esempio questo signore tutti i giorni accende lampioni da 15 anni. E vabbè, qui è una celebrità. Allora, la città è abbastanza come me l'aspettavo, quindi molto pulita, tenuta bene, diciamo un classico per le città da queste parti. Sembra abbastanza piacevole. Teniamo comunque il pezzo forte per domani, cioè la fortezza. E una cosa interessante, siamo passati da un supermercato, ero molto curioso, volevo vedere se alcune marche internazionali avevano lasciato il paese o no, perché ho visto tanti video al riguardo e in verità ci sono quasi tutte. Si parla molto delle sanzioni, marche che sono scappate, eccetera eccetera. Kinder, Milka, M&M's, Cheetos, Slice, Coca-Cola. Questa, se non sbaglio, è la pasta dell'MD, poi Barilla, insomma, c'è tutto. Adesso ci troviamo in un piccolo parco lungo il fiume e poi andiamo a mangiare. Decisamente andiamo a mangiare perché abbiamo saltato pranzo, sono le 8 di sera e l'ultimo pasto che abbiamo fatto è stato un panino alle 3 di notte, quindi decisamente ne abbiamo bisogno. Ristorante Yuri Gagarin, cioè il primo uomo a volare nello spazio nel 1961 e importantissimo per l'Unione Sovietica. Cosa si mangia in Bielorussia? Zuppa e patate, in particolare queste frittelle che si chiamano draniki. Pensate che il paese ha il consumo più alto di patate per numero di abitanti. Nel 2022 sono stati 160 kg, quindi più di 400 grammi al giorno per abitante. E dopo questa perla direi che possiamo andare a dormire nel nostro ostello che fa anche da casinò. Carissimi, buongiorno per una nuova giornata dalla Bielorussia. Oggi nevica. Oggi esploreremo meglio la città di Brest, sicuramente vedremo la fortezza, il mercato e poi a metà giornata ci sposteremo
verso un'altra città, sperando che vada tutto bene e non ci siano grossi imprevisti come ieri, insomma. Dopo aver passato stazione e chiesa innevate ci spostiamo al Central Market. Nella parte esterna ci sono decine e decine di baracchini con i fiori. Sarà che siamo la settimana prima di Pasqua, non so. Comunque sono tutti fiori finti. L'interno del mercato è molto grande e bello, parecchio più ordinato di quanto mi aspettassi. Immancabili anche i dischi italiani, ci sono sempre tra Est Europa e Russia. Come sempre i mercati mi piacciono un sacco, mentre qui è ricordato l'anniversario della grande guerra patriottica, cioè la seconda guerra mondiale. Poi la prima statua di Lenin del viaggio, con lo stemma della regione a sinistra, mentre l'arco è lo stemma della città. Come vedete la città è tenuta splendidamente, questo anche grazie ai finanziamenti russi, che sostengono anche Lukashenko e l'esercito. Comunque diciamo che la città è decisamente diversa da come ci si aspetterebbe la Bielorussia. Allora adesso stiamo andando a mangiare, abbiamo finito di vedere le cose diciamo nel centro, quindi pranzetto veloce, poi andiamo velocemente alla fortezza e ci siamo tenuti la cosa in teoria più bella per ultima e appunto poi il treno per la prossima destinazione. Taxi con l'applicazione Yandex, super comoda ed economica, ed eccoci alla fortezza. La città di Brest è un sito storico per molte culture, avendo ospitato importanti eventi storici. La fortezza ne è il simbolo ed è stata riconosciuta dall'Unione Sovietica come fortezza eroica, in onore della difesa nel giugno 1941 contro le forze dell'Asse. Questo titolo corrisponde al titolo di città eroe assegnato a Brest e a altre 11 città sovietiche. La fortezza risale al XIX secolo e in realtà della costruzione rimane ben poco. È famosa per la sua storia e per gli incredibili monumenti al suo interno. Un tempo la fortezza poteva ospitare fino a 12.000 soldati dentro le sue mura di mattoni. Ufficialmente il 29 giugno 1941 venne conquistata dai tedeschi, anche se le fonti sovietiche raccontano altro. Comunque i monumenti al suo interno sono a dir poco maestosi, una gioia per gli occhi per chi ama il mondo sovietico. Da notare la grandezza, guardate la persona in basso a destra, è veramente enorme. Ovviamente oltre a questi monumenti ci sono anche vari memoriali. Poi dietro al faccione principale c'è questa chiesa. Vedendola in proporzione sembra quasi un giocattolo, visto che è molto molto piccola. Comunque alla chiesa non gli avremmo dato 50 centesimi perché da fuori sembra nuovissima, però dentro molto carina. Oltre a questo i monumenti qua
per gli amanti dell'arte e dell'architettura sovietica, bellissimi, veramente stupendi, sono enormi e belli. Poi con quest'aria, un attimo, con questo tempo un attimo così, ti fanno veramente sentire un po' il passato. Il confine con la Polonia è vicinissimo, per questo e per vari video che avevo visto in rete mi sarei aspettato dei controlli molto serrati, ma noi non abbiamo incontrato nessun poliziotto. Non che sia facile scappare, visto che la Bielorussia non ha montagne. A questo proposito, altra curiosità, il punto più alto del paese misura 345 metri. Questo è stato uno svantaggio durante le guerre, mentre al giorno d'oggi è un vantaggio per trasporti e collegamenti. Dopo la fortezza, che come avrete capito mi è piaciuta moltissimo ed è stata, diciamo, la ciliegina sulla torta per questa tappa, torniamo in centro città a piedi. Passiamo dal museo dei treni e poi da un parco che ha varie giostre che sembrano semi-abbandonate. Mentre andiamo a prendere il treno, io vi saluto e vi ringrazio di essere rimasti fino alla fine del video. Noi ci vediamo settimana prossima con il prossimo contenuto dalla Bielorussia.